Immagina di vedere un video, un volto conosciuto, una voce credibile, una dichiarazione che cambia tutto. Per qualche secondo non hai dubbi, quello che stai guardando sembra reale. Poi qualcuno ti dice che non lo è, che quel volto non ha mai parlato, che quella voce non ha mai pronunciato quelle parole. E improvvisamente la domanda non è più «è vero o falso?». La domanda diventa «come posso ancora saperlo?». Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale ci è stata raccontata soprattutto come una promessa. Più produttività, più efficienza, più creatività, più profitti, aziende che crescono, mercati che accelerano, professioni che cambiano, possibilità che sembravano fantascienza e che all'improvviso entrano nella vita quotidiana. E tutto questo, in parte, è vero. L'AI è davvero una delle tecnologie più potenti che abbiamo mai costruito. Ma ogni promessa tecnologica porta con sé un'ombra. E spesso, mentre osserviamo la parte illuminata, evitiamo di guardare ciò che si muove ai margini. Non parliamo solo dello scenario estremo, quello dei film apocalittici, delle macchine ribelli, dei robot assassini. Quella è l'immagine più spettacolare della paura, ma forse non è la più vicina. Forse il lato oscuro dell'AI è più silenzioso, più quotidiano, più umano. Il problema non è soltanto che un giorno l'intelligenza artificiale possa diventare troppo potente. Il problema è che lo è già abbastanza da imitare ciò di cui ci fidiamo. Un volto, una voce, uno stile di scrittura, una fotografia, una testimonianza, un ordine, una notizia, una prova. Non serve immaginare un futuro lontano. Basta guardare il presente con meno entusiasmo e più attenzione. Il vero pericolo non è solo che l'AI produca falsità. Le falsità esistono da sempre. Il vero pericolo è che produca falsità credibili, replicabili, economiche, diffuse su scala enorme. Falsità abbastanza convincenti da contaminare anche il vero. Perché quando il falso diventa indistinguibile, anche la verità perde forza. Non scompare, ma diventa più fragile, più sospetta, più difficile da difendere. Mustafa Suleyman, uno degli uomini che l'intelligenza artificiale l'ha costruita dall'interno, parla di un problema decisivo, il contenimento. Non basta chiedersi che cosa una tecnologia può fare. Bisogna chiedersi chi potrà usarla, con quali limiti, a quale costo, con quali conseguenze. Una tecnologia davvero potente non diventa pericolosa solo quando è malvagia. Diventa pericolosa quando è troppo facile da usare male. Il cuore del problema non è soltanto l'intelligenza, è la proliferazione. Una volta che certi strumenti diventano accessibili, non restano soltanto nelle mani degli utilizzatori onesti. Scendono nel mercato, entrano nelle app, arrivano nei computer domestici. E poi, inevitabilmente, filtrano anche nei territori oscuri della rete, là dove ogni innovazione viene misurata non per ciò che può creare, ma per ciò che può violare. Per molto tempo abbiamo pensato che vedere fosse credere. La fotografia sembrava una prova, il video sembrava una prova ancora più forte. La voce, il volto, il movimento, l'espressione, tutto sembrava appartenere al mondo dei fatti. Ma ora quella certezza si incrina. Un'immagine può essere generata, una voce può essere clonata, un volto può essere ricostruito, una scena può essere creata senza essere mai accaduta. Il deepfake non serve soltanto a produrre una bugia, serve a produrre un dubbio permanente. Può farci credere che qualcosa sia accaduto quando non è accaduto. Ma può anche fare l'opposto, permettere a qualcuno di negare qualcosa che è realmente accaduto. Di fronte a un video autentico, basterà insinuare, potrebbe essere generato dall'AI, e il sospetto farà il resto. Questo è il passaggio più inquietante. La realtà non viene solo contraffatta, viene resa instabile. Non viviamo più soltanto in un mondo dove qualcuno può mentire. Viviamo in un mondo dove la menzogna può assumere la forma del documento, della testimonianza, della memoria visiva. E quando ogni prova può essere simulata, anche la fiducia più elementare comincia a consumarsi.
In politica, questo significa che un video falso può arrivare nel momento giusto, prima di un voto, durante una crisi, dentro una guerra. Può essere smentito dopo poche ore, forse dopo pochi minuti. Ma non sempre importa, perché spesso il danno avviene prima della verifica. Avviene nell'emozione immediata, nella rabbia, nella paura, nella condivisione impulsiva. La verità arriva dopo, ma il sospetto è già entrato. Il falso non ha bisogno di vincere per sempre. Gli basta correre più veloce. Gli basta occupare l'attenzione nel momento decisivo. Gli basta entrare nella conversazione pubblica e lasciare una macchia. Anche quando viene smentito, qualcosa rimane. Un dubbio, un'impressione, una frase, una paura. La disinformazione non distrugge sempre la verità frontalmente, a volte la consuma per saturazione. Ma il problema non riguarda solo la politica. Riguarda anche il denaro, le banche, le aziende, le transazioni, la sicurezza informatica. Per anni abbiamo pensato alla cyber security come a una questione di password, server, firewall, codici violati. Ora il punto si sposta, perché l'anello debole non è solo il sistema, è la persona che crede di riconoscere qualcuno. Una voce al telefono, un messaggio urgente, una mail scritta nello stile giusto, una videochiamata con un volto familiare. Non serve più forzare una porta digitale, se puoi convincere qualcuno ad aprirla da solo. L'AI rende più credibile la truffa perché imita i segni della relazione. Non attacca soltanto un account. Attacca la fiducia che tiene insieme le persone dentro un'organizzazione. Immagina un dipendente davanti allo schermo. Dall'altra parte vede superiori, colleghi, persone che riconosce. La richiesta è urgente, il tono è normale, la situazione sembra plausibile. Viene chiesto un trasferimento di denaro, tutto sembra parte del lavoro. Poi si scopre che quei volti non erano lì, che quella riunione era una simulazione, che la fiducia era stata ricostruita artificialmente per essere usata contro di lui. Qui la frode cambia natura. Non è più soltanto un messaggio scritto male, pieno di errori, mandato a milioni di persone sperando che qualcuno cada. Diventa personalizzata, contestuale, emotiva. Può imitare il linguaggio di un'azienda, il tono di un dirigente, la pressione di una scadenza. La macchina non sostituisce il criminale, gli permette di sembrare più umano. E poi c'è il sottosuolo, quello di cui si parla poco perché è sporco, opaco, difficile da raccontare senza trasformarlo in spettacolo. Ogni tecnologia potente ha un mercato ufficiale e un mercato sotterraneo. L'AI non fa eccezione. Nel lato oscuro della rete non appare come un assistente gentile. Appare come un acceleratore di frodi, di estorsioni, di manipolazioni, di violenze simboliche e reali. Uno degli esempi più disturbanti riguarda le immagini di sfruttamento sessuale minorile generate con l'intelligenza artificiale. Immagini create artificialmente, ma non per questo innocue. Perché ciò che viene prodotto non è soltanto un file, è un immaginario criminale. È la possibilità di rendere generabile una forma di violenza, di trasformare il corpo, anche sintetico o manipolato, in materiale di consumo oscuro. Dire non è reale non basta, perché un'immagine sintetica può alimentare desideri reali, può normalizzare perversioni reali, può usare il volto di una persona vera e trascinarlo dentro una scena mai accaduta. Può diventare ricatto, umiliazione, minaccia. Qui l'AI non cancella la violenza, la rende producibile, la rende scalabile, la separa dal contatto diretto, ma non dal danno. Il secondo esempio è meno viscerale, ma colpisce il cuore della vita sociale, l'identità. Profili falsi, documenti falsi, voci sintetiche, volti generati. Persone che non esistono, ma sembrano abbastanza vere da parlare, contrattare, sedurre, convincere, truffare. Il crimine non ha più bisogno soltanto di nascondersi. Può fabbricare presenze, può creare interlocutori, può inventare esseri umani funzionali a uno scopo.
Questa forse è la frase più difficile da accettare. L'AI non inventa il lato oscuro dell'uomo. Gli dà una nuova interfaccia. La menzogna esisteva già, il ricatto esisteva già, la truffa esisteva già, la manipolazione esisteva già. Ma ora tutto questo può diventare più rapido, più convincente, più accessibile, più automatico. La macchina non crea il male dal nulla, gli offre una forma più efficiente. Il nodo profondo, allora, non è soltanto tecnologico, è culturale. Una società ha bisogno di prove, ha bisogno di testimonianze, ha bisogno di documenti, volti, firme, voci, immagini. Ha bisogno di segni condivisi che dicano questo è accaduto, questa persona è chi dice di essere, questa parola appartiene a qualcuno. Se questi segni diventano instabili, non perdiamo solo sicurezza, perdiamo orientamento. Forse stiamo entrando in un'epoca in cui l'ingenuità percettiva non è più possibile. Non possiamo più permetterci di credere automaticamente a ciò che vediamo. Ma non possiamo neanche vivere sospettando di tutto. Perché una società costruita solo sul sospetto diventa invivibile. La sfida non è diventare paranoici, è imparare una nuova forma di prudenza, più lenta, più adulta, più dolorosa. La sfiducia ha un costo enorme. Quando non crediamo più a niente, non diventiamo più liberi, diventiamo più manipolabili. Perché chi è stanco di verificare cerca scorciatoie. Si rifugia nella tribù, nell'istinto, nella voce che conferma ciò che già pensa. In un mondo saturo di falsi, la verità non muore solo perché viene nascosta. Muore perché diventa troppo faticosa da cercare. Naturalmente serviranno leggi, serviranno strumenti di verifica, serviranno sistemi di sicurezza migliori, serviranno piattaforme più responsabili, ma non basterà. Perché ogni soluzione tecnica inseguirà una tecnica nuova. Ogni rilevatore di falsi dovrà confrontarsi con falsi migliori. Il problema dell'AI non può essere affidato solo all'AI, perché non riguarda soltanto le macchine. Riguarda il modo in cui noi decidiamo di credere. Forse la prima forma di resistenza sarà la lentezza. Non condividere subito, non reagire subito, non credere subito. Fermarsi davanti a un'immagine troppo perfetta, a una notizia troppo comoda, a una voce troppo urgente. Chiedere conferme, cercare contesto. Accettare che in un mondo artificiale la verità richiederà più tempo e forse anche più umiltà. L'intelligenza artificiale non è soltanto uno strumento, è uno specchio. Ci mostra ciò che vogliamo accelerare, ma anche ciò che non abbiamo imparato a custodire. La fiducia, la presenza, la responsabilità, il rapporto tra immagine e verità, tra potere e limite, tra ciò che possiamo fare e ciò che dovremmo permetterci di fare. Il lato oscuro dell'AI non è fuori da noi, passa attraverso di noi. Forse il compito del nostro tempo non sarà soltanto imparare a usare l'intelligenza artificiale, sarà imparare a restare umani in un mondo dove anche l'umano può essere simulato. Perché quando una voce può mentire con il timbro della verità, quando una prova può nascere dal nulla, la domanda più importante non sarà più soltanto che cosa è reale. Sarà che cosa siamo disposti a proteggere perché la realtà abbia ancora un senso. Se questo video ti ha fatto pensare a una notizia o a una situazione che oggi ti sembra meno certa di prima, puoi scriverlo nei commenti. Non per alimentare il sospetto, ma per continuare insieme una domanda necessaria. Come possiamo abitare un mondo in cui la realtà è diventata più fragile?